In ultimo, terzo condono edilizio, quello emanato con una legge definitiva che in verità convertiva un decreto, ed è la legge 326/2003. Questo è un condono che ha subito molti più limiti rispetto ai primi due. In particolare c'era una serie di condizioni e di limitazioni che potevano essere ulteriormente ampliate dalle regioni, cosa che molte regioni in effetti lo hanno fatto. Allora, condizioni e limiti del terzo condono edilizio. Presentazione della domanda entro il 31 marzo 2004 e con l'ultimazione delle opere effettuate entro il 31 marzo 2003. Presentazione, ripeto, della domanda entro il 31 marzo 2004. Che non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% del volume della costruzione in originaria, oppure in alternativa un ampliamento non superiore ai 750 metri cubi. Quindi c'è un limite da un punto di vista volumetrico. E nel caso di nuove costruzioni residenziali, fermo restando il limite di 750 metri cubi per ogni richiesta, per ogni domanda di concessione in sanatoria, per ogni domanda di condono, non può superare il limite dei 3.000 metri cubi totali. Cause comportanti l'esclusione dalla domanda di condono. Quindi non sono condonabili le opere quando non consentono di effettuare interventi di adeguamento antisismico, non siano state edificate su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici demaniali e quando questi enti non siano disposti a cederne la proprietà dell'area occupata. Quando sono state realizzate ignorando i vincoli di natura idrogeologica delle falde acquifere, dei beni ambientali, dei vincoli paesaggistici, sui vincoli di parco, le aree protette. In questi casi proprio sono escluse a prescindere. Quando sono state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale e quando siano state realizzate nei porti e nelle aree di demanio marittimo. Altra causa di esclusione dalla domanda di condono è che siano state effettuate da chi ha subito una condanna in via definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio, impiego di denaro, beni di provenienza illecita, o siano state realizzate su aree boscate o sul pascolo i cui soprassuoli sono stati interessati da incendi. Le tipologie di abuso che possono essere oggetto del terzo condono edilizio. A livello nazionale si possono sanare intanto 3 tipologie. Le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio e non conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge sul terzo condono edilizio, quindi al 2003, e gli interventi di ristrutturazione edilizia come previsti e definiti dalla norma. Scattano invece una serie di limitazioni sugli abusi edilizi minori che sono consentite, a cui è consentito derogare alle regioni. Quali sono gli abusi edilizi minori? Quelli in sostanza come restauro, risanamento conservativo, la manutenzione straordinaria. Le regioni avevano tempo fino al 1 dicembre 2003 per emanare queste normative che andavano a integrare la legge nazionale e con queste determinavano la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità alla sanatoria di tali tipologie di abusi. Al contrario, nel caso in cui abusi edilizi minori fossero stati realizzati nell'ambito di immobili soggetti a vincolo, rientrerebbero fra le tipologie di abuso che possono essere sanate sull'intero territorio nazionale senza concedere alcuna facoltà di intervento alle regioni. Quindi questo è un po' il quadro riassuntivo in linea generale su come poter effettuare il condono edilizio di un immobile. Quindi certamente se in generale le opere abusive sono state compiute oltre i termini che abbiamo già detto e soprattutto
la domanda di condono non è mai stata presentata se non prima di questi termini e con le procedure e le modulistiche previste da queste normative, gli abusi edilizi, oltre non rientranti in queste caratteristiche, non sono ammesse alla loro regolarizzazione. In caso contrario è possibile usare un'altra procedura, che è la cosiddetta sanatoria edilizia, che è una procedura che rispetto al condono è una procedura ordinaria, cioè esiste sempre. Il condono edilizio è una procedura straordinaria, tant'è che queste tre norme, il condono dell'85, 94 e 2003, sono provvedimenti di natura straordinaria. In assenza di provvedimenti di natura straordinaria, valgono le norme di natura ordinaria ed esiste a livello nazionale, salvo quindi ulteriori provvedimenti più precisi e più specifici delle rispettive regioni, esiste la procedura di sanatoria edilizia, che è meglio nota dall'articolo 36 del testo 1 dell'edilizia come accertamento di conformità in sanatoria. A differenza del condono come provvedimento straordinario e quindi capace di poter andare in deroga anche agli strumenti urbanistici, ai piani regolatori o addirittura di poter sanare abusi edilizi che comunque sono in contrasto con i regolamenti e gli strumenti urbanistici comunali, la sanatoria invece mi presuppone che ci sia il doppio rispetto dell'abuso nei confronti degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Quindi occorre per la sanatoria ordinaria rispettare sia i regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione della domanda, sia al momento della effettiva epoca di ultimazione dell'abuso stesso. Capite bene che la natura fra condono e sanatoria è assai diversa, vale a dire il condono edilizio comunque ha maggior raggio di applicazione e capacità di derogare ai regolamenti e alle strumentazioni comunali rispetto alla sanatoria. La sanatoria quindi presuppone il fatto che l'abuso comunque avrebbe ottenuto e potrebbe ottenere ancora oggi il regolare titolo abilitativo. Con questo video è tutto e ci aggiorniamo al prossimo filmato.